Allora, passerei adesso al dottor Dante Ghezzi, psicologo, psicoterapeuta, lavora al centro Tiama per i traumi dell'infanzia e dell'adolescenza, maltrattamenti e abusi ed è anche membro del CISMAI, coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso all'infanzia. Allora, dottore, lei ha lavorato con vittime e soggetti abusanti e anche come consulente della procura. Ecco, ne abbiamo accennato prima della difficoltà, del tempo, degli anni che le vittime impiegano a far emergere il ricordo dell'abuso, quindi di questo trauma. Ecco, in che modo si può aiutare, in che modo lei aiuta alle vittime e sopravvissuti agli abusi a elaborare quello che è successo? Bisogna distinguere. Bisogna distinguere. Ci sono degli abusi che restano sotto il livello della presa di coscienza, diciamo, profonda. Non è che uno non sa che è stato abusato, ma ci sono delle situazioni per cui l'elaborazione, quella che si chiama il tema della lungolatenza, cioè ci sono degli abusi o altri traumi anche che fanno fatica ad affiorare non alla coscienza, perché uno si ricorda di quello che è successo, qualche volta non si ricorda neanche, però la consapevolezza può avvenire molto tardivamente. Se invece l'abuso è scoperto in fase precoce e c'è una protezione immediata, cioè se un bambino, una bambina, un ragazzino va a raccontare a qualcuno che gli crede, i suoi genitori o qualcuno, un insegnante, che è accaduto qualche cosa di grave nei suoi confronti, allora il fatto di poter rivelare e poter parlare dell'argomento permette una cura precoce. Se invece uno viene abusato nel segreto di una sagrestia o di una casa parrocchiale, dove gli viene ingiunto il silenzio, dove gli viene detto che gli piace, eccetera, eccetera, quindi c'è tutta quella circuizione di cui parlavo un attimo prima con la dottoressa Provera. Allora in questo caso può darsi che il ricordo venga mantenuto dal punto di vista della consapevolezza di quello che è accaduto, ma venga occultato, oscurato dal punto di vista di una profonda presa di consapevolezza. Perché? Perché l'abuso sessuale è un trauma. Il trauma, diversamente dallo stress, non è una roba che ti pesa addosso e che ti dà fastidio. Il trauma è un'altra cosa. Il trauma è un peso non paragonato alle nostre forze. Il trauma fisico, se uno si scontra con la macchina e si scassa tutto, oppure almeno gli viene il colpo della strega, no, il colpo alla nuca per cui deve poi mettere il collare, segnala la nostra fragilità fisica. Noi abbiamo una fragilità fisica elevatissima. Se voi prendete un maggiolino, non la coccinella, il maggiolino, quello scuro marroncino, no, l'insetto, e lo fate cadere da qui a giù, quello fa un salto 200 volte la sua altezza, cade giù, o capovolto e si gira, o dritto e resta un po' intontito e poi va via. Noi mettiamo giù il piede da un gradino e se lo mettiamo giù male ci prendiamo una storta, possiamo anche romperci un osso. Ma questa fragilità fisica che è collegata col fatto che siamo molto perfezionati come organismo, ha una corrispondenza nella psiche. La nostra psiche è delicata e sottile come più del nostro corpo. Quindi se succedono delle cose molto pesanti riguardo alla nostra integrità fisica e psichica, questo tipo di attacco è superiore alle nostre forze e quindi il trauma ci cambia, ci modifica
modifica la nostra personalità, non siamo più quelli di prima. Mentre se ci rompiamo una costola, che so io, o anche il femore dopo un po', magari ci mettiamo a posto anche perfettamente, riprendiamo a correre, il trauma psichico ed emozionale non è così, soprattutto se viene occultato, se viene lasciato là e se viene non elaborato precocemente. Quindi il trauma è qualcosa di insopportabile e poi è qualcosa che ci segna profondamente. Pensate che Finkelor, che è uno studioso del trauma dell'abuso sessuale, dice che ogni soggetto traumatizzato sessualmente ha sempre questi passaggi, queste caratterizzazioni che sono il sentimento di impotenza, non posso farci niente, che l'abuso sessuale sia stato un episodio solo, pensiamo allo stupro violento, oppure una roba continuativa per anni, quello che prova chi è abusato sessualmente è un sentimento di impotenza. Non potevo fare niente, essere in balia. C'è una seconda caratteristica che è il tradimento. Se l'abuso non è l'abuso violento per strada, è sempre preparato con molta cura e quindi c'è tutta una circuizione e una seduzione del soggetto che poi viene abusato, per cui quando l'abuso c'è, uno dei sentimenti che il soggetto traumatizzato e abusato ha è che è stato tradito, perché chi gli ha fatto del male era uno che aveva la faccia buona. Io ricordo una ragazzina che diceva: il mio papà di giorno è perfetto, ma di notte è un orco, perché di notte faceva le schifezze, mentre di giorno era un bravo papà. Poi come si fanno a mettere insieme queste cose è anche una complessità che è al centro degli studi. C'è una terza caratteristica, che è quella del fatto che l'abuso sessuale crea una sessualizzazione traumatica. La sessualizzazione nei soggetti che crescono è una procedura che segue dei percorsi adatti all'età. Se le cose vanno bene, il tuo papà e la tua mamma ti spiegano le cose. Molte volte non lo fanno. Anzi, mi ricordo una signora che diceva a suo figlio, che aveva 12 anni: ah, io nel sesso non devo spiegarti niente perché sai già tutto tu. Non si sapeva come faceva a saperlo lui, perché lei non gli aveva spiegato niente. Oggi i bambini hanno un canale molto, molto rapido, che è il telefonino, per cui vanno a vedere tutte le cose che si possono vedere e imparano le cose sessuali in una maniera del tutto impropria. Chi è abusato le impara attraverso il trauma. La sessualizzazione è traumatica, tu ti avvicini a una cosa bella che riguarda la vita con un colpo in testa, con un colpo nel tuo corpo, con un colpo nel tuo cuore, con un colpo nella tua testa. E l'altra caratteristica ancora che finché lo sottolinea è la stigmatizzazione. Il soggetto abusato sessualmente è un autostigmatizzatore, cioè si sente lui nella colpa e nella vergogna, e tante volte l'abbiamo sentito, è stigmatizzato dagli altri. Potevi non parlare, non dovevi dire niente, guarda che casino hai fatto, eccetera eccetera. Queste 4 caratteristiche segnano tutte le situazioni di trauma da abuso sessuale e possono essere distinte, nel senso che se lo scopri subito e aiuti chi è stato abusato, segui la via breve, e quindi quella della cura, e quindi quella della diminuzione degli effetti post-traumatici, fino anche a una guarigione completa in certi casi. Se invece tutto resta nascosto nel segreto, il segreto riguarda tutti, riguarda l'abusante, che non parlerà mai, l'abusato a cui è ingiunto di stare zitto. Qualche volta parla quando gli si mette di fronte. Ho capito, è uno dei miei lavori, nel senso che io lavoro anche con gli abusanti. Non parla. No, parla anche con me. Un po' di competenze pian piano sono state acquisite. Fa fatica a parlare. Allora no, c'è una cosa, faccio una digressione. Tutti gli interventi che fanno i vescovi quando trovano un soggetto abusante sono, scusate il termine, dementi, perché dicono a questo qui che lui deve fare il bravo e che adesso fa il piacere di redimersi e di non farlo più. Non sanno i vescovi che
l'abuso sessuale viene fermato in un modo solo, con la denuncia, perché in tutti gli altri modi va avanti. Allora cosa fa il prete che è stato colto dal vescovo dopo una situazione di abuso? Dirà: come no, Monsignore, farò il bravo. E anche se è onesto, e anche se è sincero, non ci riuscirà. Ci sono quelli che dicono: non lo volevo fare più, e appena dopo sono usciti e l'hanno rifatto. Chiudo la parentesi perché torno ancora a dire queste cose di prima. Allora, l'abuso sessuale che sta nel segreto, che sta nella copertura, viene messo in un angolo, viene conosciuto ma non conosciuto nella sua pesantezza, nella sua profondità, nella sua capacità di fare danno. E quindi c'è il tema della lungolatenza. Ci sono persone che, io conosco un signore che, tanto per cambiare, è stato abusato con il prete dell'oratorio, vanno a fare una gita di una settimana in un'altra diocesi, un bellissimo posto. Il prete dell'oratorio viene richiamato perché muore la sua mamma e torna dalla mamma e lascia lì tutto il gruppo col prete della parrocchia ospitante. Il prete della parrocchia ospitante si porta a letto l'ultima sera che c'è un ragazzino di qui, un ragazzino di là, e li palpeggia, li strafugna, fa le schifezze, eccetera. Uno di questi due ragazzini torna a casa dalla sua mamma e dice: mamma, ma lo sai che quel don lì, ma come, il don Gino, il nostro, ma no, lui è andato dalla sua mamma, quell'altro mi ha fatto ABC. E mamma dice: che brutta cosa. Vabbè, senti, facciamo così, dimenticatene e lascia perdere. Questo qui non se ne dimentica, perché Freud dice che c'è un determinismo della vita psichica. Il capo degli psicologi, degli psicanalisti, dice: non c'è niente di casuale, è tutto causale. Questo signore che ha 13 anni, quando ne ha 32, diventa papà per la seconda volta. La prima volta ha avuto una bambina, tranquillo. La seconda volta c'ha un bambino e improvvisamente si preoccupa che questo bambino che a questo bambino non succeda come a lui, che poi un prete quando va da qualche parte gli farà le schifezze. E viene da noi al Tiama a dire questa roba qui. E tutto preoccupato, e noi lavoriamo un pochino con lui, lo aiutiamo e si mette anche la cosa a posto. Ma guardate che sono passati 19 anni tra quando lui ha avuto quell'abuso di quella sera, di quella notte da parte del prete, e il fatto che lui, attraverso il bambino che ha, che è un evento buono, positivo, che a tutti fa bene, a lui no, perché per lui è un riattivatore del trauma. Perché il trauma, se non lo curi, non finisce mai, ce l'hai sempre lì, e quando qualcosa ti riattiva tu torni là. Non è che te lo ricordi, torni là, rivivi l'angoscia, la sofferenza, la fatica, il panico di quando ti è capitata una cosa molto brutta come l'abuso sessuale. 19 anni vuol dire che non è prescritto. Sì, non è neanche prescritto, quindi poi dopo gli abbiamo dato delle indicazioni per cui avrà fatto delle cose senz'altro. No, era morto, naturalmente questi qui muoiono, capisci? Il prete, quello là abusante, era morto, si era messo a posto perché aveva trovato il modo di schivarlo. Se no noi abbiamo detto: beh, qui una bella denuncia ci sta, perché il tempo c'è ancora e così via. Allora, queste cose che ho detto citando Finkelor, pensate poi il silenzio, l'isolamento, l'incomprensione sociale, la negazione e la sottovalutazione ecclesiastica, il processo è un riattivatore. Quando c'è il processo? Il processo è una cosa buona, perché finalmente chi ha sbagliato potrà essere messo a posto, ma il processo è che tu devi tornare là dal luogo da cui ti eri allontanato e da cui magari per il quale ti eri anche curato, devi tornare là. Quindi il processo è una ritraumatizzazione, perché è una riattivazione di quello che è accaduto prima. Media, ci sono persone che vanno a parlare nei posti giusti delle loro disavventure gravi, dei loro traumi, ma io non mi sento di dire che questa cosa qui faccia soltanto bene, perché può darsi che faccia anche male. Fa bene nel senso che c'è cognizione maggiore e consapevolezza maggiore, ma chi passa per questi stadi può darsi che ne porti conseguenze psichiche, nel senso che poi magari per un po' di notti non dorme, che so io, ma anche fisiche, perché il corpo viene invalidato.
perché noi siamo un'unità psicosomatica, non è che c'è come pensavamo una volta, il corpo e l'anima, poi quando moriamo l'anima va via e il corpo resta lì. Siamo un'unità psicosomatica, è tutto attaccato, è tutto coeso, è tutto connesso. Allora, la Chiesa non si occupa delle vittime, l'abbiamo detto, lo sapete, lo sappiamo tutti, tutela se stessa, senza pietà e senza carità. C'è un'inversione di tendenza in atto, ma è lenta. Ci mettono troppo. Lacunosa, perché se c'è magari anche un posto dove, in una diocesi, il luogo dove si può andare a parlare, magari lì funziona, come ci ha detto prima, in altre parti dell'Italia mandano il prete da un'altra parte e cercano di, userei questa parola, corrompere, perché mi sembra questa la parola da non risanare, non retribuire correttamente, corrompere. Quindi lenta, lacunosa e impacciata, perché tutti pieni di lacci e laccioli, allora faremo così, faremo cos'altro, cioè faremo troppo poco. Io leggo Adista, qui c'è la responsabile di questa pubblicazione molto utile. Ogni settimana Adista, nelle 15 notizie che segnala, ne mette su una in questo campo. Il vescovo Belo di Timor, il prete libanese che finalmente è stato dimesso dallo Stato clericale dopo 15 anni, dopo una condanna in Francia di 15 anni, quindi tutta roba che arriva sempre alla fine, sempre dopo. A Milano il nostro vescovo lo sanno persone che sono qui, che ci hanno pagato sulla loro pelle, ha spostato il Don Mauro Galli da Rozzano a Legnano a fare esattamente la stessa cosa. Dopo scuola lo ha rimproverato, ma insomma, rimproveri, non devono succedere queste cose, sono profondamente insensate. Anzi, non sono un giurista, però secondo me, allora, quando uno commette un reato, delinque, chi favoreggia e quindi informa la persona che è indagata della indagine che c'è in atto, compie un atto di favoreggiamento. Io ti favorisco, tu adesso ti organizzi, e quindi, siccome lavoravo col dottor Forno, qualche volta abbiamo collaborato sugli stessi casi, e io dovevo chiedere a lui se potevo dire all'abusante di cui mi occupavo una certa cosa che conoscevo, perché se avessi sbagliato a dire qualche cosa che andava a suo favore, perché lui veniva informato di lui, il procuratore della Repubblica, mi diceva: caro Dante Ghezzi, ti denuncio perché hai fatto un favoreggiamento. Io stavo molto attento, anche le persone che lavoravano con me, scusate l'aneddoto, ma si stava attenti, perché bisognava stare dentro la legge, riuscire a far sì che quella persona lì ammettesse un po' senza usare strumenti idonei. Tutti i vescovi che insabbiano delinquono, sono tecnicamente dei delinquenti. Da un punto di vista morale non mi esprimo, perché sono cose che non mi riguardano, essendo però io un cristiano praticante. Delinquono. Voce del verbo delinquere, participio presente. Delinquenti. Che sfuggono. Che sfuggono. Sì, perché sono così. Poi diranno che loro lo fanno perché eccetera eccetera, ma formalmente sono in questo modo. Ora, i cittadini italiani, credenti e non credenti, devono sopportare queste cose qui ancora troppo a lungo. In più, a me è capitato di lavorare su 3 processi ai preti, in qualche caso curando la vittima, quindi non occupandomi del processo, in qualche altro caso facendo una perizia 3 anni fa. C'era di mezzo un frate francescano che abusava di minorenni quasi a 18 anni e anche un po' dopo, e questo
questa perizia che ho fatto ha portato a far sì che questa persona fosse condannata, dovesse risarcire a pene penali, dovesse risarcire le persone che aveva abusato, e l'hanno anche finalmente dimesso dallo stato clericale e l'hanno ridotto allo stato laicale. Ma lo sapevano tutti. Nella comunità fraterna che c'era intorno a Lago Maggiore o che so io, lo sapevano tutti. E se lo sapevano tutti, quelli che lo sapevano dei suoi confratelli erano anche loro delle persone che delinquevano, perché non facevano la cosa che dovevano fare. Ora, torno sull'argomento di prima. La Chiesa ha al proprio interno pastori, teologi, giuristi del diritto canonico, eccetera, eccetera, ma ha bassa competenza riguardo a questi argomenti, perché continua a pensare che basta dire a un prete abusante: pentiti, redimiti, prega e ce la farai. Non è vero. Non è vero. L'unico modo per stroncare l'abuso è la denuncia e un intervento autoritativo, non autorevole, autoritativo da fuori che fermi quella persona lì. La Chiesa non ha ancora capito questa cosa e se non la capisce non può procedere correttamente. Non vale il tema della riflessione, del perdono e dell'invito alla preghiera e astieniti da eccetera eccetera, perché gli abusanti sessuali non sono capaci, sono dipendenti dalla loro protervia e dalla loro perversione.